Ciao a tutti e benvenuti sul canale. Oggi è il 23 gennaio 2023. In poche altre questioni di materia etica quanto nel veganismo, le opinioni vengono chiamate in causa e spesso con incattivita arroganza. Questa è la mia opinione e la tipica conclusione carnista, il cui intento è minimizzare la questione etica e ignorare il bandolo della matassa. L'opinione, per definizione, è un parere la cui verità non è verificabile. Trattandosi di un parere personale, l'opinione non ha un impatto significativo su altri soggetti. Il rispetto per le opinioni altrui ci porta a capire che pareri diversi possono convivere nella stessa società, purché ovviamente l'opinione di un individuo non danneggi il diritto soggettivo di altri. Poiché non si potrebbero mai mettere d'accordo tanti individui su qualsiasi cosa, organizziamo la società tramite imperativi morali. In molti casi, atti razzisti o omofobi sono vietati, ad esempio, e il fatto di vietare certe opinioni, o perlomeno la loro manifestazione, non è affatto in contrasto con le leggi di un paese libero, anzi la libertà presuppone tali limiti, come spiegato nel mio video precedente. Non si può parlare di dittatura solo per il fatto che dei limiti esistano, bisogna parlare di dittatura quando i limiti infrangono i diritti degli individui senza una ragione oggettiva, come nel caso del consumo di prodotti animali. Una posizione etica non è un'opinione. Prendere una posizione su una questione da cui letteralmente dipendono la vita e la morte di qualcun altro non implica rispetto a priori. In base a tale ragionamento, dovremmo rispettare qualsiasi scelta che abbia qualsiasi conseguenza su altri, e sono abbastanza certo che nessuno mi rispetterebbe se scegliessi di uccidere un cane nello stesso modo in cui uccidiamo un maiale. È anche per questo motivo che nel caso del carnismo, così come in ogni altra posizione conservatrice, la discussione etica viene così spesso stemperata in formule generiche e disfattiste, del tipo in fondo il mondo è bello perché è vario, ciascuno fa le sue scelte, puoi fare quello che vuoi, basta che ci sia rispetto, e via dicendo, con bonaria riconciliazione. È molto più comodo credere che non ci si debba mai opporre a una determinata scelta, anche quando la si considera un'ingiustizia, e che il progresso sociale non sia altro che appurare che le cose stiano bene così come le vediamo adesso, purché è logico, quella scelta non ci tocchi personalmente. In questa prospettiva sono sempre e solo i vegani quelli irrispettosi e arrabbiati senza motivo. I diritti delle donne, i diritti dei minori, i diritti delle persone non bianche e, in una certa misura, anche i diritti degli animali, esistono oggi perché qualcuno ha scelto di non farsi gli affari propri, di non tacere, di non rispettare le cosiddette opinioni di chiunque, al fine di creare un nuovo imperativo morale che cambiasse la società a tutti i livelli. Perché mai i vegani dovrebbero comportarsi diversamente? Perché quando la vittima è un cane, all'improvviso tiriamo fuori degli imperativi morali e delle opinioni ce ne freghiamo? Fingere che le posizioni etiche siano solo opinioni equivale a disonestà intellettuale, a vigliaccheria e a minimizzare l'importanza delle vittime coinvolte. Noi antispecisti dobbiamo dichiarare a piena voce che non rispettiamo l'abuso sugli animali e che questo non è solo un'opinione. Se non dichiarassimo questo, sarebbe come dichiarare che la vita e la morte di altri esseri senzienti possano essere comparate a un film o a un abito che ci piace, ed è ovvio che così non è. I carnisti, proprio come chiunque abbia voluto contrastare il progresso sociale nel corso della storia, insisteranno sempre sul fatto che noi non rispettiamo le loro opinioni, proprio perché se dovessero dare una base logica alle loro abitudini e spiegarle in quanto posizione etica, cadrebbero inevitabilmente in delle contraddizioni. È un'opinione attraversare la strada e accoltellare un cane? Il mercato del lavoro è un'opinione? E la corrida? Fin dove si estende il concetto di opinione quando qualcun altro ne paga le conseguenze? Quando è che sfruttare e uccidere per il proprio piacere personale smette di essere una scelta puramente arbitraria e inizia ad implicare una responsabilità etica? Essere vegani è l'unico modo per evitare l'abuso sugli animali. Se si è contrari all'abuso, si è vegani, e questa non è un'opinione. Qualunque posizione mediana è un compromesso che la mentalità carnista potrà sbandierare per sminuire la propria responsabilità di oppressore. Il silenzio rende l'oppressore più forte e, malgrado le molte richieste, i vegani, ahimè, non hanno alcuna intenzione di tacere. Per oggi è tutto, alla prossima.